Prenotare una visita al telefono. Buongiorno, vorrei prenotare una visita medica. Buongiorno, è già nostro paziente o è la prima volta? È la prima volta che chiamo questo studio. Va bene. Qual è il motivo della visita? Ho un forte dolore alla schiena da 2 giorni. Capisco. Abbiamo posto domani mattina alle 10. Domani alle 10 va benissimo per me. Mi può dare il suo cognome e nome, per favore? Mi chiamo Alberto Rossi, nato il 10 marzo. Serve anche il suo codice fiscale, signor Rossi. Certamente, lo prendo subito dal portafoglio. L'ho detti pure con calma. Io scrivo tutto. RSS LBT. Ecco, ha segnato tutto? Sì, perfetto. Ha una tessera sanitaria valida? Sì, è valida fino all'anno prossimo. La porti con sé domani insieme a un documento. Devo arrivare qualche minuto prima per i moduli? Sì, venga 10 minuti prima per la registrazione. Va bene. Dove si trova esattamente lo studio? Siamo in via Roma numero 20, al secondo piano. C'è un parcheggio disponibile nelle vicinanze? Sì, c'è un parcheggio pubblico proprio di fronte. Molto bene, la ringrazio per la disponibilità. Prego, ci vediamo domani. Buona giornata. Buona giornata a lei, arrivederci. Arrivederci. Descrivere i sintomi. Buongiorno, si sieda pure. Cosa succede? Buongiorno, dottoressa. Mi sento molto debole. Da quanto tempo avverte questa stanchezza? Da ieri sera ho anche i brividi di freddo. Ha provato a misurare la temperatura corporea? Sì, stamattina avevo 38,5. Ha anche tosse o mal di gola forte? Mi fa molto male la gola quando deglutisco. Capisco. Si tolga la giacca, devo auscultare i polmoni. Va bene.
Faccio un respiro profondo? Sì, respiri forte. Ora espiri con calma. I miei polmoni sono liberi o sente qualcosa? Sembrano liberi, ma la gola è molto arrossata. Pensa che sia un'influenza stagionale? Sì, è un virus molto comune in questo periodo. Cosa devo prendere per abbassare la febbre? Le prescrivo del paracetamolo ogni 8 ore. Devo stare a riposo assoluto per qualche giorno? Sì, almeno 3 giorni a letto e beva molti liquidi. Posso mangiare normalmente o devo fare una dieta? Mangi leggero, brodo caldo e molta frutta. Mi serve un certificato medico per il lavoro? Glielo invio telematicamente all'azienda ora. Grazie mille, dottoressa. È stata gentilissima. Si riguardi, signore. Buona guarigione. Grazie ancora e arrivederci. Problemi di stomaco e alimentazione. Buongiorno, signora. Mi dica tutto. Come sta? Non molto bene, dottore. Ho spesso bruciore di stomaco. Succede subito dopo i pasti o durante la notte? Soprattutto dopo cena faccio fatica a digerire. Avverte anche gonfiore addominale o nausea? Sì, mi sento sempre molto gonfia dopo mangiato. Cosa mangia solitamente durante la giornata? Bevo molto caffè e mangio cibi un po' piccanti. Il caffè e il piccante irritano molto le pareti dello stomaco. Pensa che debba eliminare del tutto questi cibi? Per ora sì, dobbiamo ridurre l'acidità. Mi prescrive qualche medicina specifica? Le do un protettore gastrico da prendere al mattino. Per quanto tempo devo seguire questa cura? Proviamo per 2 settimane e vediamo come va. Devo fare anche degli esami del sangue? Sì, controlliamo anche i valori del fegato per sicurezza. È una cosa grave, secondo la sua opinione? No, credo sia solo una gastrite da stress e dieta. Mi sento sollevata, ero un po' preoccupata. Cerchi di rilassarsi e di mangiare più lentamente. Seguirò i suoi consigli alla lettera, dottore. Ecco l'impegnativa per le analisi. Grazie mille. Ci vediamo tra 2 settimane. Arrivederci, signora, e stia serena. Arrivederci. Dal dentista.
Prego, si accomodi sulla poltrona. Qual è il problema? Ho un dolore pulsante a un dente in fondo a destra. Le fa male quando beve bevande calde o fredde? Soprattutto con il freddo sento una scossa fortissima. Vediamo. Apra bene la bocca, per favore. Ah, è quel dente lì, lo vede? Sì, c'è una carie piuttosto profonda sul molare. Devo togliere il dente o si può curare? Possiamo salvarlo, ma dobbiamo fare un'otturazione. Fa male l'intervento. Ho un po' paura dei medici. Non sentirà nulla. Userò un'anestesia locale. Quanto tempo dura l'effetto dell'anestesia? Di solito un paio d'ore dopo la fine del lavoro. Posso mangiare subito dopo l'otturazione? Meglio aspettare che passi l'effetto dell'anestetico. Va bene, possiamo procedere oggi stesso? Sì, ho tempo ora per pulire e chiudere il buco. Grazie, il dolore è davvero insopportabile. Stia fermo così. Inizio a sciacquare la zona. Ok, sono pronto. Speriamo finisca presto. Sarò molto veloce e delicata. Non si preoccupi. Mi fido di lei, dottoressa. Chiuda gli occhi e cerchi di rilassarsi. Ci proverò, grazie mille. Ecco, la prima parte è fatta. Non ho sentito nulla, meno male. Una visita oculistica. Buongiorno, signora. Nota problemi alla vista? Buongiorno, dottore. Fatico a leggere i cartelli stradali. Succede solo da lontano o anche quando legge i libri? Da vicino vedo bene. Il problema è la distanza. Si sieda qui e guardi dentro questo apparecchio. Devo tenere gli occhi bene aperti? Sì, cerchi di non battere le ciglia per un attimo. Vedo una piccola immagine di una casa. È normale? Sì, serve per misurare la messa a fuoco automatica. Sento anche un piccolo soffio d'aria nell'occhio. Quello serve per misurare la pressione oculare. Ora cosa dobbiamo fare? Mi mette delle gocce? Sì, devo dilatare le pupille per vedere il fondo. Le gocce bruciano un pochino, vero? Solo un istante, poi passerà subito.
Dopo la visita, potrò guidare la macchina? No, vedrà sfocato per circa 3 o 4 ore. Meno male che sono venuta con l'autobus allora. Legga le lettere sull'ultima riga della tabella. Vedo una E, una F e poi forse una P. Lei è leggermente miope. Ha bisogno di occhiali. Devo portarli sempre o solo quando guido? Le consiglio di portarli ogni volta che sforza la vista. Mi fa la ricetta per l'ottico adesso? Certamente. Ecco qui la prescrizione con le diottrie. Grazie mille per la sua consulenza, dottore. In farmacia con la ricetta. Buongiorno, vorrei ritirare questi farmaci. Buongiorno. Mi dia pure la ricetta del medico. Ecco qui, è una ricetta elettronica sul telefono. Mi serve il numero della ricetta o il codice fiscale? Le hai detto il codice fiscale. Rossi Alberto. Trovato. Sono un antibiotico e uno sciroppo. Li avete entrambi disponibili in magazzino? Sì, vado subito a prenderli nello scaffale. Come devo prendere l'antibiotico, per favore? Una compressa ogni 12 ore, a stomaco pieno. E lo sciroppo quante volte al giorno si usa? 3 volte al giorno, un cucchiaio dopo i pasti. Devo conservare l'antibiotico in frigorifero? No, basta tenerlo in un luogo fresco e asciutto. Posso bere alcolici durante la cura antibiotica? È assolutamente sconsigliato bere alcol in questi giorni. Va bene. Quanto costano questi 2 prodotti? C'è un ticket da pagare di soli 4 euro. Solo 4 euro. Pensavo costassero molto di più. Il resto è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Ottimo! Mi serve anche una scatola di cerotti. Li preferisce resistenti all'acqua o normali? Quelli resistenti all'acqua, per favore. Ecco a lei. In totale sono 9,50 euro. Pago con il bancomat. Ecco la carta. Grazie. Ecco lo scontrino e i suoi medicinali. Grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a lei. Arrivederci.
Un infortunio sportivo alla caviglia. Buongiorno. Vedo che cammina con difficoltà. Buongiorno, dottoressa. Sono caduto correndo nel parco. Ha preso una storta alla caviglia sinistra. Sì, si è gonfiata subito ed è diventata blu. Sente dolore anche se sta fermo o solo se premo? Mi fa male sempre. Sento un forte calore. Vediamo. La caviglia è molto edematosa. Pensa che ci sia qualcosa di rotto, un osso. Non posso dirlo senza una radiografia di controllo. Devo andare subito in ospedale a farla. Sì, le faccio l'impegnativa per un raggio X urgente. Nel frattempo posso metterci del ghiaccio sopra. Il ghiaccio è fondamentale per ridurre il gonfiore. Posso usare anche una crema antinfiammatoria. Sì, ma aspetti i risultati della lastra prima. Se è solo una distorsione, quanto tempo serve? Di solito servono 2 settimane di riposo e stampelle. Oh no, proprio ora che avevo una gara. La salute viene prima dello sport, signore. Ha ragione, vado subito a fare la radiografia. Mi porti il referto non appena lo riceve. Sarà fatto. Grazie mille dell'aiuto. Cerchi di non appoggiare il piede a terra. Userò l'ascensore e un taxi, promesso. Ottimo. Buona fortuna e a più tardi. A più tardi, dottoressa. Controllo generale. Buongiorno, signora Rossi. È tempo del controllo annuale. Buongiorno, dottore. Mi sento bene, ma è meglio controllare. Bravissima. Iniziamo subito con la pressione arteriosa. Di solito l'ho sempre un po' bassina. Vediamo. 110 su 70. È perfetta.
Meno male. Per quanto riguarda il cuore? Il battito è regolare, non sento soffi o anomalie. Devo fare anche un elettrocardiogramma quest'anno? Lo consiglio sempre dopo i 50 anni. Va bene. E per le analisi del sangue cosa controlliamo? Colesterolo, glicemia e la funzionalità tiroidea. Mi sento un po' stanca ultimamente, forse è anemia? Inserisco anche il controllo del ferro nella ricetta. Grazie. Devo venire a digiuno per il prelievo? Sì, è obbligatorio non mangiare nulla dalla sera prima. Posso bere almeno un bicchiere d'acqua la mattina? L'acqua naturale non altera i risultati, quindi sì. Perfetto, mi sento molto più tranquilla ora. La prevenzione è la migliore cura che esista. Ha proprio ragione, grazie dei suoi consigli. Le do l'appuntamento per commentare i risultati. Quando saranno pronti i referti delle analisi? Di solito servono 3 o 4 giorni lavorativi. Allora ci vediamo la settimana prossima. Ottimo. Buona giornata, signora Rossi. Arrivederci, dottore. Allergie stagionali e fastidi. Buongiorno, la vedo con gli occhi molto rossi. Sì, dottoressa, prudono tantissimo e lacrimano. Ha anche starnuti frequenti o naso chiuso? Starnutisco ogni volta che esco all'aperto. Sono i classici sintomi di un'allergia ai pollini. È strano, non ho mai sofferto di allergia prima. Può capitare di svilupparla anche da adulti. Cosa posso fare per alleviare il prurito agli occhi? Le prescrivo un collirio antistaminico specifico. Devo prendere anche delle pastiglie per bocca? Sì, un antistaminico la sera per dormire meglio. Questi farmaci portano molta sonnolenza? Quelli di nuova generazione ne portano molto poca. Posso guidare la moto dopo averli presi? Sì, ma faccia attenzione la prima volta che li usa. Esistono dei test per capire a quale pianta sono allergico? Sì, si chiamano prick test e si fanno sulla pelle. Mi dà l'impegnativa anche per l'allergologo? Certamente, è meglio approfondire con uno specialista. La ringrazio. Spero di smettere di piangere presto. Vedrà che con la cura starà bene in 2 giorni.
Grazie mille, dottoressa. Arrivederci. Arrivederci e non dimenticare gli occhiali da sole. Li porterò sempre. Grazie del suggerimento. Commentare i risultati degli esami. Eccoci qui. Ho guardato i suoi esami del sangue. Allora, dottore, come sono andati? Sono preoccupata. Stia tranquilla. I risultati sono complessivamente buoni. C'è qualche valore che non va bene? Solo il colesterolo è un po' sopra il limite. Devo iniziare a prendere delle medicine per questo? Per ora no, basta migliorare l'alimentazione. Quali cibi devo evitare assolutamente? Riduca i grassi animali, i formaggi e i fritti. E per quanto riguarda il ferro e le vitamine? Quelli sono perfetti, non ha nessuna anemia. Meno male, mi sentivo molto stanca ultimamente. La stanchezza potrebbe dipendere solo dal poco riposo. Ha ragione, lavoro troppe ore al computer. Le prescrivo comunque un integratore di magnesio. Aiuta contro lo stress e la fatica. Sì, è ottimo per rilassare i muscoli e la mente. Posso prenderlo in qualsiasi momento della giornata? Meglio scioglierlo in acqua la sera prima di dormire. Va bene, devo ripetere le analisi tra quanto tempo? Rifacciamo il controllo tra 6 mesi per il colesterolo. Segnerò la data sul calendario. Grazie mille. Prego. Continui a fare lunghe passeggiate all'aperto. Lo farò sicuramente. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci, signora, e stia bene. Arrivederci.